siamo a 30-40 minuti dalla città Garbage City. Me or you, living here, even the smell, you will not accept. He have something as an antibiotic because he already grew up here. Sull'altra sponda del Nilo, lontano dallo splendore senza tempo delle piramidi, esiste un luogo che nulla ha a che vedere con l'oro dei faraoni. Ai margini della metropoli è sorta una città con un solo scopo: raccogliere, separare e rivendere i rifiuti prodotti dai 22 milioni di abitanti del Grande Cairo. Ogni giorno tonnellate di scarti vengono trasportate qui, trasformando questo luogo in un mondo a sé. Questa è la città della spazzatura, Garbage City. Com'è nata la città spazzatura? Chi ci vive? Non si hanno dati ufficiali perché è una città autocostruita e in più il governo cerca di limitare la sua visibilità. Inoltre la città è chiusa alle spalle da rocce e intorno recintata da muri, cancelli. È difficile che entrino anche gli stessi egiziani che non siano della comunità, né tantomeno telecamere, visto il trattamento riservato a chi fa inchieste. Non ho visto nulla del genere. A tutte queste domande però ho avuto risposta grazie all'amico egiziano Issar, che mi accompagna e me ne parla. Mi sta accompagnando, non ci fanno entrare volentieri, quindi cercherò qualche sotterfugio di riprendere il più possibile. Quarter of million. Un quarto di un Because milione. it's most of this work in the rubbish. Work in a business. As I told you, this is a very, very rich business. And most of the whose owner here doesn't live here. Have a big houses. Only the worker who's been living here. Uh-huh. But the owners, No. Very rich. millionaires. These high birds, and each bird knows where is his house and where is his owner by the flags. You see the flag there? Yes. The man on the flag, he give a signal to the bird, came to eat No. or came back. He going to fly, and maybe if he gets a separate fly, a separate bird, he can stall it and came with the group to the same house. Quassù, sul tetto, come raccontava lui, sventolano le bandiere per chiamare gli uccelli, perché hanno il cibo da smaltire, l'organico. Oltre all'addomesticamento degli uccelli come fanno questi ragazzini, per ottimizzare lo smaltimento organico, tengano negli edifici animali come capre, maiali, polli, che si riesce ad intravedere sia negli appartamenti che sui tetti. E dall'alto si può sentire i suoni di ogni singolo animale, che si mescolano, creando un'atmosfera surreale. Most of these bakes, because the bakes always eat the rubbish. If me or you living here, even the smell, you will not accept it. If you accept it because it's your business, you will never accept it for a child. This is the sake. But who's grow up by the same way, he have something as an antibiotic because he already grew up here. Most of this high building is a new, maybe 60 years, 50 years, but just because of the garbage. But not like the other building in outside of this area. You see, we here, it's a very clean, very nice view. Yes. But in the other area, Other world. other world. A questo punto chiedo ad Issar se possiamo entrare nell'altro mondo. E ora si sta provando perché non è accessibile. E qui c'è un controllo. Ha chiesto documenti prima di entrare e ora si prova a sentire loro. Quello è il confine. Qui c'è una porta e dentro c'è la città. The name is Zabalin? Zambalina. Zabalin. What does it mean, Zabalin? The Garbage? cleaners who Cleaners. work in the garbage. Cleaners the garbage. Cioè, Who keep the garbage and watch it as a garbage person garbage person. or a garbage man. Garbage man. Garbage man.
means Zebela. Ah, Zebella Zebella. is Zebella is garbage in, garbage, in Egypt language. E Zebella Zabalini is è... Zabalin is garbage. It's like Zabalin is mean hold the Zabalin. It's like the apostrophe S in English. Ah, Zabal is person or Zab- one. ah. But Zabalin is all Zabalin. Gli Zebelin sono una comunità di religione cristiana copta, una delle più antiche tradizioni cristiane fondata nel I secolo dal discepolo San Marco. Questa comunità, fino agli anni 50, viveva sparsa tra la campagna e la città del Cairo, ma già si occupava di raccogliere immondizia. Negli anni 50 però il governo dette a disposizione una terra rocciosa alla periferia del Cairo, un modo per defilare e marginare gli Zebelin dagli occhi di tutti. Nel tempo questa comunità ha costruito in modo autonomo, senza permessi e senza allacci, prima le baracche e poi le case, trasformando in pochi decenni questo luogo in una vera e propria città. Oggi l'elettricità c'è, ma è instabile. L'acqua arriva, ma spesso è contaminata. E il sistema fognario in molte zone non esiste proprio. Ma ci è andata bene che grazie al Nassir ci hanno fatto passare e ora siamo dentro la città. Chai, vedi chai. Assalamu alaikum. To hear the shut down in the family. Incredibile. Sì, là. Tutti i dettagli. Hello. Tutta plastica colorata. C'è un bambino sul carro. Guarda che macchina è questa. New car. Incredibile, guarda là. Mosche. Cani. Guarda che pile c'è qui. Cioè, una città, cammini proprio dentro la discarica, ma però organizzatissima. Green, multicolor, orange, guarda qui. E questa macchina di supercar. Ciao Fabrizio. Salam alaikum. Vai, 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 vai. Guarda qua.
Ok? Che macellaio. Molta dell'immondizia raccolta in città viene trasportata con dei carretti trainata da asini, come si può vedere in ogni quartiere del Cairo, giorno e notte. Per esempio qui dietro di noi ci sono questi ragazzi che stanno raccogliendo, siamo a Giza dove ci sono le piramidi e qui siamo molto distanti da Garbage City. Quando sono venuto con la macchina ci ho impiegato 40 minuti, quindi loro con il ciuco stracarico ci staranno delle ore ad arrivare, arriveranno di notte, poi devono scaricare, poi ripartano. Lavoro massacrante e da quello che mi hanno detto riescono a guadagnare circa 5 euro alla giornata lavorativa. L'ultima parte della città la attraversiamo in macchina. La vita scorre come in qualsiasi altra città. Negozi, cibo di strada, bambini che vanno a scuola, case abitate, luoghi di ritrovo. Sì, Garbage City è un posto estremo, difficile da immaginare, ma anche incredibilmente vivo, perché non è soltanto miseria, ma è una comunità che ha trovato il suo modo di esistere trasformando i rifiuti in una possibilità di vita. Distruggere questo sistema, come verrebbe naturale pensare, sarebbe un danno per l'intero settore dello smaltimento. Qui si ricicla l'85% dei rifiuti. Tutto avviene a mano con minuziosa selezione, una percentuale doppia o tripla rispetto a tutte le città occidentali, e sarebbe una catastrofe per migliaia di famiglie che ruotano intorno a questo ecosistema. L'ultima immagine che vi mostro è dal punto più alto della città, dove sorge il loro spazio spirituale e ricreativo. Ci sono 2 chiese cristiane copte straordinarie, entrambe scavate nella roccia. Una, la chiesa di San Simone, la più grande del Medio Oriente, è capace di accogliere fino a 20.000 fedeli. Ancora più in alto, un parco giochi e persino un campo da calcio. Da qui la vista è incredibile. Si vede tutto il Cairo, dalle piramidi alla moschea di Al-Fattah, di Conic Tower e in primo piano Garbage City, con i suoi edifici di mattoni grezzi e tetti coperti di rifiuti. Mentre lascio questo luogo, il Cairo, che stamattina mi sembrava caotico e sporco, ora mi appare pulito ed ordinato. Perché nessuna condizione è assoluta, anzi niente è assoluto, ma tutto è relativo. Ed è in questa relatività che gli abitanti di Garbage City riescono a vivere da generazioni con naturalezza, in un luogo che a molti di noi sembrerebbe impossibile. E qui finisce questo reportage very strong.